Nella primavera del 1613, questa storia non inizia tra gli stucchi di una villa affrescata, ma nel fango scuro. La laguna di Venezia è minacciata da un lento processo di interramento. I fondali si alzano per la quantità immensa di detriti fluviali scaricati ininterrottamente dal fiume Brenta. Le barene si saldano tra loro, le vie d'acqua si fanno più difficili da mantenere e la navigazione rischia di diventare sempre più problematica. Se l'acqua sparisce, la difesa naturale svanisce. Per Venezia, la sopravvivenza della laguna coincide con quella della Repubblica. Attorno a un tavolo, Gian Alvise Marcello, savio alle acque, esamina i rilievi idraulici, insieme a ingegneri e periti. Non è un eroe solitario, ma uno dei molti protagonisti di una logorante battaglia ingegneristica combattuta da generazioni di tecnici veneziani. Sul tavolo c'è il progetto del Taglio Nuovissimo, un gigantesco canale di diversione lungo oltre 20 chilometri. I costi economici per le continue deviazioni del Brenta richiesero un investimento enorme per le finanze della Repubblica. Centinaia di migliaia di ducati distribuiti nell'arco di generazioni. Furono mobilitate migliaia di lavoratori ed espropriate vaste superfici agricole nel territorio padovano. Non c'è alcun romanticismo in questo cantiere, è una spietata operazione di sopravvivenza. Venezia sta dichiarando guerra alla natura. Capitolo 1. Prima della riviera. Per comprendere la riviera bisogna prima dimenticare le ville. Bisogna cancellare i giardini curati, le statue in pietra d'Istria e i ponti scorrevoli. Prima di diventare il giardino di Venezia, questo territorio era un fronte, una guerra, liquido. Un paesaggio primordiale e inospitale, dominato da un fiume capriccioso e potente, che gli antichi romani chiamavano Medoacus. La geografia di questa fascia di terraferma era profondamente diversa da quella ordinata che conosciamo oggi. Non esistevano argini di pietra né canali rettilinei. Il fiume si diramava in un delta complesso, disperdendo le sue acque tra paludi insalubri e fitte foreste planigiali, prima di sfociare in mare. In questo ambiente ostile, l'ingegneria di Roma compie il suo primo grande sforzo infrastrutturale. Nel 131 a.C. i Romani tracciano la Via Annia. Si tratta di un'arteria vitale, concepita per collegare i centri strategici di Adria e Aquileia, e per farlo deve tagliare trasversalmente proprio il foce del Medoacus, costringendo i legionari e gli agrimensori romani a costruire ponti in legno, massicciate e terrapieni continui per non sprofondare nel fango. Le fonti antiche, come Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia, citano i corsi d'acqua dell'area, permettendoci di intuire un sistema idrico profondo ma estremamente instabile, dove la corrente d'acqua dolce del continente si scontrava ogni 6 ore con le maree dell'Adriatico. È proprio in questa terra di mezzo, fatta di velme, canneti e argille mobili, che si gettano i semi della futura identità lagunare. Tuttavia, con il collasso dell'impero romano, la percezione stessa dell'acqua subisce un ribaltamento radicale. I fiumi perdono il loro ruolo di arterie commerciali sicure e protette dalle guarnigioni, diventano al contrario le autostrade per le invasioni. Le direttrici fluviali si trasformano in naturali corridoi di penetrazione militare verso il cuore della pianura padana. Per le antiche popolazioni romane di Altino, di Aquileia o della stessa Padova, in fuga verso le isole inaccessibili della laguna, il continente diventa rapidamente un luogo di terrore. I fiumi, che un tempo portavano ricchezza, ora portano eserciti. In questo medioevo caotico si consolida un equilibrio geopolitico destinato a durare secoli, e in questo scacchiere i rapporti di forza sono chiari e per Venezia fortemente sfavorevoli. Padova è una delle principali potenze regionali della terraferma. Domina un territorio agricolo vasto e fertile, possiede un'economia fiorente e soprattutto gode di un vantaggio tattico assoluto. Si trova a monte. I padovani controllano le sorgenti e i bacini di tutti i fiumi che sfociano in laguna. Venezia, al contrario, è un miracolo logistico, ma estremamente fragile. È un agglomerato di isole che per sopravvivere dipende in tutto e in per tutto dal continente.
Da lì arriva il legname di rovere, indispensabile per costruire le flotte dell'arsenale. Da lì arriva la pietra d'Istria e il grano per i forni della città. Ma c'è una dipendenza ancora più critica ed immediata: l'acqua dolce. Venezia, pur circondata d'acqua, non ne ha da bere. Fino alla costruzione dei moderni acquedotti ottocenteschi, la Repubblica si disseta raccogliendo l'acqua piovana nei campielli dei solchi, filtrata dalla sabbia. Ma nei periodi di siccità, l'acqua piovana non basta. Entra così in gioco la potente e fondamentale Corporazione degli Acquaroli, una flotta di barconi specializzati che ogni giorno risale il fiume Brenta per caricare enormi quantità d'acqua dolce e portarle a Venezia. Senza il fiume, la capitale muore di sete. Le cronache padovane e veneziane dell'epoca testimoniano questa tensione costante, un conflitto che si gioca letteralmente sulla gestione delle risorse idriche. Per i dogi veneziani, il bacino idrografico padovano è molto di più che un confine, è una preoccupazione esistenziale. Il delicato ecosistema della laguna vive su un equilibrio precisissimo, il flusso e reflusso quotidiano della marea che spazza via i detriti e ossigena i canali. Qualsiasi intervento significativo sul Brenta a monte poteva alterare in modo letale questo meccanismo. Una massiccia emissione di torbida, ovvero acqua dolce carica di sedimenti e ghiaia, significherebbe il rapido interramento della laguna. Senza l'azione scavatrice del mare, i canali navigabili si tapperebbero, compromettendo irrimediabilmente quella barriera naturale e insidiosa che aveva protetto Venezia dalle flotte nemiche per secoli. Al contrario, deviare il fiume troppo lontano dalla gronda lagunare, spostandone la foce decine di chilometri più a sud, avrebbe reso molto più difficile e costoso il collegamento navale con l'entroterra, complicando la logistica militare e gli approvvigionamenti commerciali di una capitale in continua espansione. Il fiume non è percepito in alcun modo come una risorsa da sfruttare per il tempo libero, è una variabile balistica da disinnescare. La riviera del Brenta, molto prima di essere concepita come un salotto architettonico per la nobiltà, nasce come una pura ossessione militare e idraulica. A Venezia è ormai chiaro che la diplomazia non è più sufficiente per garantirsi la sicurezza. La Repubblica non può continuare a sopravvivere chiusa nel suo guscio salmastro, alla balia di ciò che accade a pochi chilometri dalle sue coste. Deve mettere le mani sull'entroterra, deve controllare l'acqua alla sorgente. La trasformazione del selvaggio corso del Medoacus in quel canale regolato, governabile e artificiale che oggi chiamiamo Naviglio del Brenta è il risultato diretto e spietato di questa dinamica. Venezia deve dominare il fiume, prima che il fiume la domini, e per farlo si prepara a mettere in campo uno dei più ambiziosi e costosi programmi di ingegneria idraulica dell'Europa moderna. Capitolo 2. L'ingegneria del magistrato alle acque. Per governare un territorio ostile e dominare la furia dei fiumi, non bastano i progetti su carta. Serve una struttura statale, capace di esercitare il potere con un'efficienza spietata. All'inizio del Cinquecento, la Repubblica consolida e rafforza il magistrato alle acque, destinato a diventare una delle istituzioni più potenti dello Stato veneziano. Non dobbiamo immaginare questa istituzione come un semplice ufficio tecnico moderno. Il magistrato alle acque era un organo di importanza vitale, dotato di poteri vastissimi e di una giurisdizione che si estendeva su ogni singola goccia d'acqua, canale, argine o barena presente nel dogado. Alla sua guida vi erano 3 savi, scelti tra le famiglie patrizie più influenti. Il loro compito era uno solo: preservare l'equilibrio idraulico della laguna a qualsiasi costo economico o politico. Sabotare un argine, deviare un canale senza autorizzazione o rubare terra all'acqua per scopi agricoli non erano considerati semplici illeciti amministrativi, erano crimini contro la sicurezza dello Stato, equiparabili al tradimento. Le violazioni più gravi potevano essere perseguite con pene severissime attraverso l'inesorabile sistema giudiziario veneziano. Ma i savi, per quanto potenti, erano politici. Per piegare fisicamente i fiumi servivano menti tecniche, uomini capaci di tradurre la volontà del Senato in calcoli, argini e deviazioni. Serve una figura nuova, un professionista del fango e della matematica. Questa figura prende il nome di Proto.
l'ingegnere capo della Repubblica. E il più celebre, l'uomo che più di tutti segnerà il destino idraulico di Venezia nel Cinquecento, è Cristoforo Sabbadino. Sabbadino non è un nobile, è un tecnico, un uomo che passa la vita con gli stivali immersi nelle paludi, misurando le correnti, calcolando i flussi delle maree e osservando il movimento dei detriti. La sua visione è lucida e ben presto incrocia quella di un'altra grande mente dell'epoca, Alvise Cornaro. In questo frangente si confrontano due visioni diverse del futuro della laguna. Cornaro aveva una logica economica concreta, rappresentando gli interessi dei proprietari terrieri. La sua prospettiva era quella di bonificare ampie zone lagunari, alzare argini per strappare terra coltivabile all'acqua e trasformare le adiacenze di Venezia in una vasta e fertile pianura agricola. Era una prospettiva allettante che prometteva enormi ricchezze fondiarie, in un momento in cui Venezia guardava sempre più alla terra. Ma Sabbadino si oppone. Davanti al Senato veneziano, il proto espone una teoria idraulica che ancora oggi sorprende per la sua modernità. Sabbadino spiega che la laguna non è un lago inerte, ma un organismo vivo che respira attraverso le bocche di porto. Se si sottrae spazio all'acqua per fare agricoltura, riducendo il bacino, la forza della marea si indebolisce e se la marea si indebolisce non avrà più la spinta necessaria per spazzare via la sabbia verso il mare aperto. I canali si interreranno, il porto diventerà inagibile e Venezia si trasformerà in una palude malarica, unita alla terra messa e indifesa. Il Senato ascolta il tecnico e comprende i rischi. La linea di Sabbadino diventa legge di Stato. La laguna va difesa, preservando il suo bacino di espansione, ma per farlo bisogna risolvere il problema più grave. Tra tutti i corsi d'acqua che minacciavano l'equilibrio lagunare, tra cui il Piave, il Sile, il Bacchiglione e l'Adige, il Brenta rappresentava una delle sfide più urgenti. Le sue acque torbide scaricavano tonnellate di ghiaia e fango in modo diretto e devastante. Inizia così la lunga stagione dei grandi tagli, un'epopea idraulica che si snoderà per circa 3 secoli, opere ciclopiche che cambieranno letteralmente la geografia del Veneto. Il taglio di Brenta, la successiva Brenta Nuova, per allontanare ulteriormente le acque, fino ad arrivare al colossale Taglio Nuovissimo nel 600. Dobbiamo comprendere la dimensione titanica di questi cantieri. Oggi spostare un fiume richiede escavatori idraulici, draghe a motore e turbine. Dal 500 in poi, l'unica energia disponibile era quella muscolare. I progetti del magistrato alle acque richiedevano la mobilitazione di migliaia di badilanti, operai e contadini reclutati in massa. Questi uomini lavoravano in condizioni disumane, immersi nell'acqua stagnante, flagellati dalle febbri malariche, armati solo con vanghe, ceste di vimini e carriole. Scavavano trincee larghe decine di metri e lunghe chilometri, asportando milioni di metri cubi di terra pesante e argillosa per creare nuovi alvei, dove far defluire i fiumi verso sud, lontano dalla laguna. Era una catena di montaggio umana, un esercito del fango che lavorava dall'alba al tramonto. Le cronache dell'epoca riportano fatiche inenarrabili, tensioni costanti e sforzi titanici per governare argini che le pienne minacciavano continuamente di spazzare via. L'ingegneria veneziana operava su calcoli empirici, ma di una precisione impressionante. Studi idraulici moderni hanno dimostrato che l'equilibrio del sistema lagunare rischia di spezzarsi se l'immissione d'acqua dolce non viene rigorosamente governata. I tecnici della Repubblica, pur non avendo i nostri strumenti, avevano compreso questo limite. Sapevano calcolare la sezione dei canali e la pendenza degli argini per incanalare le acque in modo sicuro, allontanando quanto più possibile i sedimenti dalla laguna e dalle sue bocche di porto. Il risultato di decenni di scavi, fallimenti, correzioni e investimenti colossali è una separazione netta. Il corso principale e turbolento del Brenta viene progressivamente imbrigliato e costretto a sfociare fuori dalla gronda lagunare, portando con sé la sua scia di fango. Ma cosa accade al vecchio letto del fiume, quello che la tradizione identifica con l'antico Medoacus, citato dalle fonti romane, la via d'acqua naturale che arrivava dritta al cuore della laguna?
privato della sua corrente distruttiva, chiuso da sbarramenti e regolato con sapienza idraulica, quel vecchio tratto di fiume subisce una trasformazione genetica. L'acqua cessa di essere una minaccia e diventa una superficie calma, regolata, dal livello costante. È la nascita ingegneristica del Naviglio del Brenta. Non più un fiume selvaggio, ma un canale artificiale e sicuro. Venezia ha vinto la sua battaglia vitale per la sopravvivenza della laguna e ora possiede qualcosa di altrettanto prezioso, una via d'acqua sicura che collega la capitale ai territori dello Stato da terra. Lungo quelle rive nascerà uno dei paesaggi più celebri d'Europa, la Riviera del Brenta. Capitolo 3. La fondazione dello Stato da Terra. Per secoli lo sguardo strategico di Venezia è stato rivolto soprattutto verso il mare. Il suo impero, il celebre Stato da Mar, era una formidabile rete di rotte commerciali, scali fortificati e domini insulari che si estendeva dall'Istria fino a Creta, da Cipro ai porti del Levante. La terraferma alle sue spalle era guardata con cautela, considerata un groviglio di beghe feudali e conflitti signorili, da cui tenersi per quanto possibile a debita distanza. Ma tra la fine del 300 e l'inizio del 400 avviene un mutamento strategico senza precedenti che spinge la Repubblica ad affiancare alla vocazione marittima una nuova strategia continentale. La domanda che i senatori veneziani si pongono è brutalmente semplice. Come si fa a sfamare una metropoli insulare che si avvia a superare i 100.000 abitanti se non si possiede nemmeno un ettaro di terra coltivabile? Fino a quel momento Venezia aveva acquistato il grano sui mercati internazionali, trasportandolo via mare. Ma la terraferma veneta stava cadendo nelle mani di signorie sempre più aggressive e ambiziose. I Carraresi a Padova, gli Scaligeri a Verona, i Visconti a Milano. Se una di queste potenze avesse unificato l'entroterra, avrebbe avuto in mano la vita di Venezia. Sarebbe bastato bloccare i commerci, interrompere i rifornimenti e controllare le vie terrestri per prendere la città per fame, senza nemmeno aver bisogno di schierare una flotta. Sotto il dogado di Michele Steno, all'alba del 400, la Repubblica prende una decisione radicale. Per difendere il suo impero marittimo e la sua stessa esistenza, deve conquistare un entroterra per garantirsi la sicurezza militare e alimentare. Nasce così il progetto politico dello Stato da Terra. L'ostacolo principale a questa espansione è la signoria dei Carraresi, padroni di Padova e nemici giurati della Serenissima. Venezia, città di mercanti e marinai, non possiede un esercito terrestre permanente. Deve affidarsi alla complessa logistica della guerra mercenaria. Vengono assoldati celebri condottieri, si mobilitano migliaia di fanti e cavalieri. Mantenere in campo un esercito del genere richiede cifre enormi per le finanze dell'epoca, tra paghe mensili, salmerie, carri per le munizioni e rifornimenti quotidiani. È uno sforzo finanziario imponente che Venezia riesce a sostenere solo grazie alla straordinaria solidità del suo sistema finanziario e commerciale. L'assedio di Padova è spietato e metodico. Le truppe veneziane, supportate anche dalla rete fluviale per i trasporti pesanti, stringono la città in una morsa inesorabile. La peste, la fame e l'isolamento all'interno delle mura fanno il resto. Il 22 novembre 1405 Padova capitola. Francesco Novello da Carrara, signore della città, e i suoi figli vengono portati prigionieri a Venezia e giustiziati nelle prigioni del Palazzo Ducale. Un messaggio freddo e inequivocabile. Venezia aveva ormai imposto la propria supremazia sulla parte centrale della terraferma veneta. Nel corso del tempo le conquiste si amplieranno, inglobando Vicenza, Verona e spingendosi fino a Brescia e Bergamo. Ma governare un dominio così vasto poneva sfide amministrative inedite. Qui risiede uno dei grandi segreti politici della Serenissima, il motivo per cui questo nuovo Stato continentale rimarrà straordinariamente stabile per quasi 4 secoli. Venezia decide di governare senza distruggere le élite locali. Le città conquistate mantengono in gran parte i propri statuti, le proprie magistrature e un'ampia autonomia fiscale. La Repubblica si pone come arbitro superiore e garante della pace.
legando a sé le aristocrazie terriere senza umiliarle, costruendo un consenso che si rivelerà più solido di qualsiasi fortezza militare. Ma dal punto di vista logistico, il problema rimaneva. In un'epoca in cui le vie terrestri erano lente, disagevoli e costose, governare significava dover muovere truppe, magistrati e merci, trasportando migliaia di tonnellate di risorse dalle nuove province fino alla capitale lagunare. È in questo contesto che il fiume Brenta assume la sua vera e formidabile vocazione, quell'alveo un tempo instabile che nei decenni e nei secoli successivi sarebbe stato progressivamente regolato dall'ingegneria del magistrato alle acque, diventa l'autostrada logistica del nuovo impero, diventa l'arteria giugulare dello Stato da terra. Attraverso il Brenta, Venezia pompa la sua autorità burocratica verso l'interno e aspira alle risorse vitali della terraferma. I grandi mercantili a fondo piatto iniziano a fare la spola continua tra le campagne padovane e i moli veneziani. La sicurezza del rifornimento alimentare, che per decenni aveva terrorizzato i dogi, venne così notevolmente rafforzata. Questa espansione cambia profondamente la mentalità e la struttura patrimoniale del patriziato veneziano, soprattutto tra il 500 e il 600, vista la costante pressione militare dell'impero ottomano nel Levante, il trauma politico della Lega di Cambrai, dei grandi mutamenti economici globali e della crescente redditività dell'agricoltura razionale. Le grandi dinastie guardano all'entroterra con occhi nuovi. La terraferma non è più solo uno scudo difensivo, ma un investimento sicuro. La terra non affonda durante le tempeste, la terra produce rendite, stabili, prevedibili. È questo il passaggio psicologico ed economico fondamentale che precede tutto ciò che avverrà sulle rive del fiume. Senza la conquista di Padova, senza un saldo dominio di terraferma e senza l'infrastruttura navale del Brenta a fungere da cordone ombelicale logistico, l'epopea delle grandi tenute agricole non sarebbe mai iniziata. Le condizioni che renderanno possibile la nascita della riviera vengono create nel fragore degli assedi e nei registri contabili della logistica di Stato. È il monumento permanente alla formidabile strategia continentale della Repubblica di San Marco. Capitolo 4. La villa, il cantiere e la terra. All'inizio del Cinquecento, gli equilibri dell'economia mondiale iniziano a cambiare profondamente e Venezia si trova a dover fronteggiare una realtà inedita. Nel 1498, il navigatore portoghese Vasco da Gama doppia il Capo di Buona Speranza e apre la via marittima per le Indie. È un duro colpo alla posizione dominante di Venezia nel commercio delle spezie. Le rotte mediterranee e i terminali del Levante perdono progressivamente la loro centralità assoluta e inizia un lento ma inesorabile ridimensionamento dell'egemonia commerciale veneziana. Come se non bastasse, nel 1509 la Repubblica subisce il trauma politico e militare della Lega di Cambrai, quando le maggiori potenze europee si coalizzano per annientare la Repubblica di Venezia. Venezia sopravvive e respinge gli invasori, ma il patriziato comprende una lezione brutale. Le ricchezze accumulate esclusivamente nelle stive delle navi sono troppo vulnerabili alle tempeste, alla pirateria e alle fluttuazioni geopolitiche globali. Il capitale ha bisogno di un porto sicuro e questo porto viene individuato non più nell'acqua, ma nella terra. Avviene così quella che potremmo definire una vera e propria mutazione genetica della nobiltà veneziana. Il patrizio si toglie gradualmente le vesti del capitano da mar e indossa quelle dell'imprenditore agricolo. Vaste estensioni di terra, spesso ancora paludose, vengono acquistate, faticosamente bonificate e messe a coltura. È un'epoca di sperimentazione agronomica. L'introduzione del mais, il grano turco proveniente dalle Americhe, comincia lentamente a trasformare l'agricoltura della pianura veneta, affiancandosi al frumento e promettendo in prospettiva rese caloriche nettamente superiori per ettaro. Ma per gestire queste immense tenute, che arrivano a misurare migliaia di campi, serve un centro direzionale adeguato. Le residenze di campagna esistevano già nel 400, ma ora la scala cambia.
serve una macchina amministrativa e logistica piazzata esattamente al centro dell'azienda agricola. Nasce così la grande villa azienda del Cinquecento, un modello architettonico e fondiario che farà scuola nel mondo. Oggi siamo abituati a guardare le ville lungo il Brenta come a dei capolavori puramente estetici, ma nel XVI secolo l'estetica era subordinata alla funzionalità. È in questo contesto che emerge la figura di Andrea Palladio. Agli occhi di un aristocratico veneziano, questo geniale architetto rinascimentale non era soltanto un maestro delle proporzioni classiche, era a tutti gli effetti un razionalizzatore di spazi industriali. Palladio comprende che l'azienda agricola ha bisogno di una rigorosa efficienza distributiva. Al centro progetta il corpo padronale, rialzato su un alto basamento per sfuggire all'umidità del suolo e allo stesso tempo per permettere al proprietario di sorvegliare l'intera tenuta con un solo sguardo dal piano nobile. Ma la vera, straordinaria innovazione funzionale sono le barchesse, le lunghe ali porticate che affiancano o circondano la villa. Non sono eleganti corridoi decorativi, ma strutture polifunzionali essenziali. A seconda delle necessità dell'azienda, le barchesse potevano ospitare stalle, magazzini, ricoveri per i carri e gli attrezzi, abitazioni dei salariati, cantine o filatoi. I grandi spazi sottotetto erano invece progettati per favorire la ventilazione naturale, funzionando come enormi granai, capaci di stoccare in sicurezza centinaia di tonnellate di cereali, senza che l'umidità li facesse marcire. In tutto questo c'era un elemento geografico imprescindibile. La posizione della villa non era mai casuale. Affacciarsi al Brenta significava affacciarsi sulla principale infrastruttura di trasporto della Repubblica. Il fiume era il vero ingresso monumentale della proprietà, molto prima che una strada carrozzabile degna di un nome potesse raggiungerla. Il Naviglio del Brenta è la grande autostrada della Repubblica. Il padrone arriva in barca da Venezia. I materiali per costruire l'edificio arrivano in barca. I carichi di grano e le botti di vino partono in barca verso i mercati cittadini. Gli ospiti illustri, i notai, gli ambasciatori approdano direttamente ai moli privati in pietra. Senza il fiume, la grande tenuta agricola sarebbe isolata, commercialmente morta e impossibile da costruire. E proprio la costruzione rappresentava una sfida ingegneristica ciclopica. Le rive del fiume sono composte da argilla alluvionale, un suolo molle e insidioso, incapace di sostenere da solo il peso di imponenti facciate in muratura e massicci colonnati. Gli ingegneri applicarono perciò la stessa tecnica usata per fondare i palazzi di Venezia, la palificazione. Mediante grandi magli azionati a forza d'uomini, venivano confitti nel pango migliaia di tronchi di rovere. Lavorando spesso per attrito laterale nel limo denso, i pali creavano una base solida. Essendo completamente immersi nell'acqua e privati dell'ossigeno, i tronchi non marcivano, ma si conservavano per secoli. Sopra questa foresta sotterranea venivano stesi fitti tavolati di larice, su cui finalmente potevano alzarsi le fondamenta in muratura. Poi c'era l'enorme logistica dei materiali. I mattoni venivano cotti nelle fornaci, sorte lungo il Brenta, impianti che bruciavano fascine a ciclo continuo per cuocere l'argilla locale. Le fonti contabili dell'epoca annotano con estremo rigore ogni singola spesa, calcolando i costi per decine di migliaia di mattoni, necessari ad innalzare anche sola una barchessa. Per le colonne, i frontoni e le scalinate monumentali serviva invece la pietra d'Istria, un calcare eccezionalmente compatto e resistente all'erosione dell'umidità. Questa pietra veniva estratta a colpi di mazza e cuneo nelle cave di Orsera e Rovigno. I blocchi massicci venivano caricati su flotte di trabaccoli, massicce navi da carico di decine di tonnellate. Queste imbarcazioni attraversavano l'Adriatico, entravano nella laguna e risalivano il Naviglio del Brenta, scaricando blocchi del peso di diverse tonnellate direttamente sulle rive dei cantieri. Attorno a queste fabbriche a cielo aperto si creò un vasto indotto economico. Il cantiere assorbiva scalpellini, maestri muratori, falegnami e fabbri,
molti dei quali scendevano dalle valli bergamasche o dai laghi lombardi, portando con sé una manodopera altamente specializzata. Era nei fatti un'industria pesante, prestata all'agricoltura. Oggi, quando osserviamo l'imponenza di questi edifici riflessi sull'acqua, non stiamo guardando semplici residenze di svago o salotti mondani. Stiamo osservando i terminali logistici di un vasto e sofisticato complesso agroindustriale. Stiamo guardando l'impronta fisica di uno Stato che, avendo visto vacillare la propria posizione marittima, aveva deciso di ancorare la propria sopravvivenza economica con feroce determinazione alla solidità della terra. Capitolo 5. Oriago e la gestione dei confini. Quando immaginiamo la riviera del Brenta nel suo periodo di massima celebrità, la mente corre subito alle grandi tenute estive e allo scivolare delle imbarcazioni lungo le rive. Ma sotto questa superficie, la realtà quotidiana del naviglio era molto più dura, pragmatica e legata al bilancio dello Stato veneziano. Il fiume non era soltanto una via per il transito degli aristocratici o un canale logistico per l'agricoltura, era una frontiera fiscale. Per comprendere fino in fondo questo concetto, bisogna spogliarsi delle categorie moderne. Per la Serenissima, infatti, il confine non coincideva quasi mai con una rigida barriera militare o con una linea tracciata sulle mappe. Il vero confine di Stato era il luogo geografico in cui l'autorità pubblica riusciva materialmente a vedere, registrare e tassare uomini, imbarcazioni e merci. Chi controllava il naviglio controllava l'economia del confine della Repubblica. Ogni carico che discendeva lungo la corrente rappresentava una frazione del prodotto interno lordo dell'entroterra. Rinunciare a supervisionare quel flusso avrebbe significato rinunciare alla propria sovranità. È per questo motivo che le merci provenienti dalla pianura, prima di raggiungere i mercati di Rialto o i cantieri dell'Arsenale, dovevano necessariamente attraversare un rigoroso sistema di ispezioni statali. Questo apparato di sorveglianza aveva uno dei suoi nodi logistici più importanti, proprio lungo l'ansa di Oriago. Sito in una posizione intermedia sulla naturale curvatura del fiume, Oriago rappresentava da sempre il punto di transito tra il margine della laguna salmastra e l'entroterra padovano. Anche dopo il 1405, con l'estensione del dominio veneziano in terraferma, la località mantenne intatta la sua funzione di cerniera logistica. Divenne uno dei principali punti di controllo lungo il naviglio. Una stazione doganale strategica, dove la burocrazia della Serenissima misurava e tassava i traffici prima di autorizzarne l'ingresso nel bacino lagunare. Per osservare concretamente come funzionava questa macchina fiscale, possiamo seguire una scena ordinaria, all'alba di un giorno d'autunno del 600. La nebbia si alza lentamente dalle acque fredde del naviglio. Da ovest, un grande burchiello da carico scivola a valle, trainato dallo sforzo costante dei cavalli alatori, che procedono al passo sull'argine di terra battuta. La stiva a fondo piatto è satura, porta pesanti travi di legname provenienti dalle foreste del Cadore, destinate alla cantieristica navale, balle di panno lana vicentino e barrili di vino dei colli euganei. Avvicinandosi alle banchine di approdo della stazione doganale di Oriago, i conduttori rallentano il passo dei cavalli e allentano le funi di traino. Un fante armato ordina l'arresto immediato del natante, manovrando un argano a mano che sbarra il passaggio ai traffici non autorizzati. L'imbarcazione accosta alla riva e si ferma, dondolando sull'acqua torbida. Salgono a bordo gli ispettori del magistrato ai dazi. Non sono diplomatici, ma funzionari amministrativi, attenti al più piccolo dettaglio. Iniziano subito l'ispezione del carico, chiedendo al padrone della barca di mostrare la bolletta di accompagnamento, il manifesto contabile ufficiale che certifica la natura, l'origine delle merci e l'identità del proprietario. Con pertiche di frascino e lunghe aste di ferro, i gabellieri sondano il fondo dei sacchi e lo spazio tra il legname, cercando carichi occultati, non dichiarati nelle carte di transito. Il sistema fiscale veneziano non si basava su una tariffa unica, ma era una complessa architettura di gabelle, dazi di transito e diritti territoriali.
Ogni singola merce aveva la sua specifica voce contabile. Un barrile di vino pagava una tassa di consumo diversa rispetto a una balla di seta grossolana o a una cassa di chiodi di ferro. Dopo un'ispezione rigorosa, che a seconda della complessità del carico poteva durare anche ore e generare accese discussioni tra il mercante e il dazziere, veniva stabilita l'imposta dovuta. Solo dopo che l'oro o l'argento delle monete tintinna nel forziere della stazione doganale, viene rilasciato il visto di transito e il burco è autorizzato a riprendere la rotta verso Venezia. Questo controllo minuzioso non era un formalismo capriccioso. I punti di sorveglianza sull'acqua, come Oriago, erano la prima linea di una lotta quotidiana contro il contrabbando. Evadere le gabelle sul sale, sulla seta, sul frumento e nei secoli successivi sul tabacco era una pratica diffusa per massimizzare i margini di guadagno commerciale, ma il rischio per chi veniva sorpreso a fraudare il fisco era altissimo. La legge veneziana prevedeva la confisca immediata dell'imbarcazione e del carico, multi gravissime, e per i casi reiterati di contrabbando, la condanna a servire come rematori a catena sulle galere della flotta di Stato. Questa identità di frontiera attenta e diffidente non nasceva tuttavia con l'avvento dello Stato da terra. Per comprendere la vocazione logistica di Oriago occorre fare un passo indietro nel tempo, prima delle grandi bonifiche rinascimentali, e guardare alle sue radici medievali. Molto prima di diventare un punto doganale ordinato, Oriago era una terra di mezzo acquitrignosa, un ambiente alluvionale ostile, dominato da estesi canneti, velme e boschi umidi lungo le sponde del Meduacus. Un territorio instabile, dove le giurisdizioni territoriali risultavano spesso incerte e conflittuali. Esiste una testimonianza letteraria d'eccezione che fissa per sempre la memoria di questa Oriago medievale. È l'anno 1298. Jacopo del Cassero, ex podestà di Bologna e uomo di guerra, viene eletto podestà di Milano. È un duro avversario politico del potente signore di Ferrara, Azzo VIII d'Este. Consapevole che viaggiare via terra, tra le strade della pianura, significa esporsi alle imboscate ferraresi, Jacopo decide di intraprendere un itinerario più cauto. Raggiunge Venezia via mare, per poi tentare di attraversare l'area compresa tra la laguna, Oriago e Mira, sfruttando la rete idrica continentale. Ma gli emissari estensi seguono i movimenti lungo il fiume. Quando l'imbarcazione di Jacopo giunge nell'area di Oriago, scatta l'imboscata. Nel tentativo di sfuggire all'assalto, l'ex podestà salta sulla banda, cercando scampo tra i canneti e la vegetazione fluviale con l'obiettivo di raggiungere la vicina Mira. Ma il territorio alluvionale gli è ostile. Jacopo rimane intrappolato nel terreno paludoso e pesante che caratterizzava la zona prima della costruzione degli argini consolidati. Raggiunto dai suoi inseguitori, viene pugnalato e muore dissanguato tra le canne del fiume. La vicenda fu resa immortale da Dante Alighieri, che decise di inserirla nel quinto canto del Purgatorio. Il poeta fa parlare direttamente l'anima di Jacopo, con versi che si legano alla geografia del nostro racconto. Ma s'io fossi fuggito in ver la mira, quand'io fui sovraggiunto ad Oriago, ancora sarei di là dove si spira. Jacopo ammette che se avesse intuito la direzione di fuga corretta, correndo verso Mira invece di impaludarsi nel groviglio acquitrignoso di Oriago, sarebbe scampato alla morte. La citazione dantesca è fondamentale per mantenere il nostro racconto ancorato alla realtà dei fatti storici. Ci ricorda che prima delle architetture palladiane, le sponde del Naviglio erano una palude, dove si moriva nel fango per ragioni di potere signorile. Sotto l'amministrazione veneziana, quell'acquitrigno insidioso venne progressivamente arginato e organizzato per scopi burocratici. Le sponde fangose lasciarono il posto agli argini consolidati e gli agguati tra i canneti furono sostituiti dalla contabilità dei gabellieri. Eppure il ruolo di Oriago rimase coerente con il suo passato. Era l'occhio del fisco sul Naviglio, il luogo dove la ricchezza prodotta nell'entroterra veniva misurata prima di entrare nella laguna di San Marco. Superato il punto di controllo di Oriago, i burchielli passeggeri e le chiatte commerciali potevano riprendere la navigazione.
Accompagnati dal passo cadenzato dei cavalli alatori lungo le alzaie, i convogli si lasciavano alle spalle i gabellieri e si spingevano verso l'interno, puntando verso il complesso meccanico di chiuse, mulini e squeri navali della città di Dolo. Capitolo 6. Dolo e l'infrastruttura logistica. Risalendo il corso del naviglio del Brenta, da est verso ovest, una volta superati i controlli doganali di Oriago e le prime residenze signorili di Mira, il paesaggio fluviale muta in modo evidente. Il silenzio delle campagne e il profilo ordinato delle barchesse agricole cedono progressivamente il passo a un paesaggio sonoro intenso e continuo. Il rombo dell'acqua cadente, lo stridere degli ingranaggi di legno e il colpo sordo dei martelli che battono il ferro e il legname. Siamo giunti a Dolo. Se le grandi ville rappresentavano i centri direzionali dell'agricoltura e Oriago costituiva il filtro fiscale dello Stato, Dolo era senza dubbio il cuore meccanico, industriale e logistico dell'intera riviera. Per comprendere la ragione di questa concentrazione di infrastrutture, dobbiamo osservare la morfologia del territorio. Tra la città di Padova e la laguna di Venezia esiste un dislivello altimetrico naturale di diversi metri. Se il fiume fosse stato lasciato scorrere liberamente su questo piano inclinato, la velocità della corrente sarebbe risultata troppo elevata per consentire il traino delle imbarcazioni controcorrente da parte di uomini e cavalli addetti all'alaggio. E nei mesi estivi di Magra molti tratti sarebbero rimasti in secca. Per rendere il fiume navigabile in entrambe le direzioni e in ogni stagione, gli ingegneri veneziani applicarono il principio del sostegno idraulico, trasformando il corso d'acqua in una scala a gradini, attraverso un sistema di conche di navigazione. Dolo rappresentava il salto altimetrico più importante di questa complessa scala idraulica, che fu modificata e perfezionata più volte nelle forme che assunse tra 6 e 700. La conca di navigazione, o chiusa, funzionava come un vero e proprio ascensore per le navi. Quando un burco carico di grano, proveniente dal Padovano e diretto a Venezia, arrivava a Dolo, incontrava lo sbarramento delle porte superiori della chiusa. L'imbarcazione entrava nel bacino intermedio e le porte venivano chiuse alle sue spalle. A quel punto, i manovratori addetti alla chiusa non aprivano le porte inferiori direttamente. La differenza di altezza dell'acqua avrebbe generato un'onda di piena violenta, capace di travolgere il natante e strappare i cardini. I manovratori agivano invece su piccole saracinesche scorrevoli, chiamate ventole o portelli di scarico, inserite nella parte bassa delle porte inferiori. L'acqua usciva gradualmente dalla camera della conca, abbassando il livello interno con un movimento regolare, fino a pareggiarlo esattamente con il tratto di fiume sottostante. Solo quando la pressione sui due lati del battente era perfettamente equilibrata, le grandi porte potevano essere aperte a braccia senza alcuno sforzo, consentendo alla barca di proseguire verso la laguna. L'elemento tecnico più brillante di questa architettura idraulica erano le porte a mitra, conosciute anche come porte inclinate a V. Le due ante di legno non si chiudevano in linea retta, ma formavano un angolo ottuso che puntava controcorrente verso il livello d'acqua più alto. Questa specifica geometria faceva sì che la pressione idrostatica dell'acqua non spingesse per aprire le porte, ma al contrario le premesse con forza l'una contro l'altra e contro le spalle in pietra d'Istria della chiusa. Più aumentava la spinta d'acqua da monte, più la chiusura diventava ermetica, eliminando la necessità di catene o complessi sistemi di bloccaggio meccanico. Quello stesso dislivello altimetrico che imponeva la presenza della chiusa per la navigazione rappresentava allo stesso tempo una fonte di energia cinetica costante e gratuita. L'amministrazione veneziana non lasciò disperdere questa forza. Esattamente accanto alla chiusa, sfruttando il salto d'acqua attorno all'isola del borgo, venne edificato il grande complesso dei mulini di Dolo.
Costruiti su 2 corpi di fabbrica separati dai canali di scarico, i mulini di destra e di sinistra arrivarono a contare, nel loro periodo di massima espansione, un numero impressionante di grandi ruote idrauliche a pale, azionate dal flusso controllato del fiume. All'interno delle stanze di macinazione, un sistema di ingranaggi in rovere, alberi di trasmissione e ruote dentate trasformava il moto rotatorio verticale delle ruote esterne nel movimento orizzontale delle macine. Queste pesanti mole circolari, ricavate da blocchi di trachite o granito, lavoravano per gran parte della giornata per trasformare il frumento e il grano turco provenienti dall'entroterra in farina. Il prodotto finito veniva insaccato, caricato direttamente sulle imbarcazioni ormeggiate lungo le banchine dei mulini e spedito regolarmente ai forni pubblici e ai granai di Venezia, garantendo la base alimentare della capitale. Per i maestri mugnai e i lavoranti che operavano all'interno di questo opificio, le condizioni erano durissime. Passavano intere giornate in ambienti umidi, esposti al freddo invernale del fiume e immersi in un rumore che causava frequenti problemi di udito. A ciò si aggiungeva un pericolo tecnico costante ma invisibile: il rischio delle esplosioni della farina. Quando la finissima polvere organica raggiungeva una determinata concentrazione nell'aria, si trasformava in una miscela altamente infiammabile. Era sufficiente una scintilla provocata dall'attrito accidentale tra 2 pietre rimaste a secco di grano o la fiamma di una lanterna per innescare improvvise e devastanti deflagrazioni in grado di far crollare i tetti e scoperchiare i magazzini. L'intenso traffico commerciale e passeggeri che transitava quotidianamente per le conche e i mulini generava un'altra necessità logistica: la manutenzione della flotta fluviale. Le imbarcazioni di terraferma, come i burchi, i rasconi, le peate e i burchelieri passeggeri, erano tutte caratterizzate da un fondo piatto privo di chiglia, progettato per navigare su fondali bassi e superare le secche. Questa struttura comportava una continua usura del fasciamento in legno che strisciava frequentemente contro il letto del fiume, le bricole e le banchine. Per rispondere a questa domanda tecnica si sviluppò nel centro di Dolo un importante squero navale, un cantiere di costruzione e rimessaggio per le barche di navigazione interna. Utilizzando argani in legno e piani inclinati ingrassati con seguo, i maestri d'ascia tiravano a secco le imbarcazioni danneggiate per eseguire le riparazioni. I falegnami sostituivano le tavole consumate dal tempo e rinforzavano le ordinate interne. Subito dopo intervenivano i calafati per ripristinare l'impermeabilità dello scafo. Lavorando con mazzuoli di legno e speciali scalpelli di ferro, questi artigiani inserivano a forza strisce di stoppa di canapa nelle fessure tra una tavola e l'altra del fasciamento. Una volta sigillate le commettiture, l'intera carena veniva spennellata con pece nera bollente, fusa all'interno di grandi calderoni sul bordo del fiume. Questo indotto artigianale dava lavoro a decine di famiglie locali e garantiva che la flotta commerciale viaggiasse in sicurezza senza disperdere i carichi nelle acque del naviglio. A completare questa complessa logistica interveniva la soluzione ingegneristica per gestire il conflitto tra traffico stradale e fluviale. Lungo gli argini correvano importanti strade carrozzabili e alzaie, percorse da carri agricoli, diligenze e viaggiatori. Sul fiume transitavano imbarcazioni commerciali e burchelieri dotati di alberi molto alti, utilizzati per issare le vele nei tratti favorevoli e per fissare le lunghe funi di traino. Un ponte in muratura ad arcata fissa avrebbe bloccato il transito delle imbarcazioni alberate, costringendo gli equipaggi al faticoso abbattimento dell'albero ad ogni attraversamento. Un ponte fisso sufficientemente alto avrebbe richiesto rampe di accesso ripidissime, impossibili da superare per i carri pesantemente carichi. La soluzione adottata furono i ponti scorrevoli o girevoli in legno. Il piano di calpestio del ponte non era murato alle sponde, ma poggiava su un solido perno centrale ancorato ad un pilastro intermedio e bilanciato da un sistema di contrappesi. Quando un natante alberato si avvicinava, segnalando il proprio arrivo, gli addetti sbloccavano i fermi e spingevano orizzontalmente la struttura. Grazie all'equilibrio dei pesi, l'intero ponte ruotava sull'asse, posizionandosi parallelamente al corso del fiume. La barca transitava attraverso il varco aperto, senza dover abbattere l'albero.
Subito dopo, i manovratori riportavano il ponte in posizione, ripristinando la viabilità stradale. Nulla in questo sistema era stato costruito indipendentemente. Il salto d'acqua necessario alla chiusa alimentava i mulini attiravano il traffico commerciale, il traffico rendeva indispensabile lo squero e il continuo passaggio delle imbarcazioni obbligava a progettare ponti mobili. Ogni elemento esisteva perché esistevano gli altri. Era la sintesi della filosofia ingegneristica veneziana. Nei giorni di maggiore attività, decine di imbarcazioni potevano attendere il proprio turno davanti alla chiusa, trasformando Dolo in uno dei punti più trafficati dell'intero naviglio. Dolo funzionava dunque come una macchina territoriale, dove la gestione dell'acqua, del legno, del ferro e della pietra operava in completa sincronia. Questa concentrazione di tecnica e industria era talmente viva e affascinante da attirare l'attenzione dei maggiori pittori vedutisti del Settecento. Quando maestri come Giovanni Antonio Canale, il celebre Canaletto, e il nipote Bernardo Bellotto piantarono i loro cavalletti sulle rive del Brenta, nelle loro vedute ritrassero anche la conca di navigazione di Dolo, l'infrangersi dell'acqua sotto le ruote dei mulini, l'attività attorno allo squero e il meccanismo dei ponti scorrevoli. Nelle loro tele non dipinsero soltanto un paesaggio di pura evasione, ci hanno lasciato una straordinaria testimonianza visiva, il cuore moderno e operoso dello Stato veneziano in terraferma. Capitolo 7. La vita dietro le ville. Quando si sfogliano le memorie dei viaggiatori europei del Settecento o si ammirano le stampe d'epoca, la riviera del Brenta appare come un mondo incantato, sospeso in un'eterna primavera. È una narrazione fatta di nobili incipriati che passeggiano lungo viali di bossolo e ortensie, dame che sorseggiano cioccolata calda nei padiglioni da tè, feste notturne illuminate da migliaia di candele e concerti all'aperto, dove le musiche di Vivaldi e Albinoni si fondono con il lieve mormorio dell'acqua. Ma questo scenario dorato e seducente rappresentava soltanto un sottile strato superficiale. Sotto questo velo di sfarzo aristocratico si muoveva una complessa, faticosa e spesso spietata economia di corpi, sudore e braccia, senza la quale quell'intero stile di vita sarebbe collassato nel giro di 24 ore. Dietro l'imponenza delle facciate classiche e la geometria perfetta dei giardini all'italiana, viveva e faticava una moltitudine di uomini, donne e bambini. Era il popolo del Brenta, un esercito silenzioso di contadini, braccianti stagionali, giardinieri, staffieri, cuochi, lavandaie, maniscalchi, artigiani, barcari e alatori. Il divario sociale ed economico che separava i padroni aristocratici residenti al piano nobile della villa dalla forza lavoro relegata nei sottotetti delle barchesse o nelle stamberghe del borgo rurale era abissale. Per comprendere questa distanza è sufficiente gettare uno sguardo agli archivi parrocchiali e ai libri di conto dell'epoca, analizzando la realtà materiale dei salari. A metà del Settecento, un bracciante agricolo o un manovale di terraferma guadagnava pochi soldi al giorno, una paga appena sufficiente alla sopravvivenza che si riduceva ulteriormente in assenza di vitto o per il lavoro femminile e minorile. Con questo reddito misero, una famiglia contadina riusciva a malapena ad acquistare il pane grezzo, il sale, la legna da ardere e qualche panno di lana grossolana per superare l'inverno. Nello stesso identico momento storico, l'allestimento di un singolo banchetto di rappresentanza nel salone delle feste di una dimora patrizia, tra vini speziati del Levante, selvaggina, cacciagione, dolci di marzapane, candele di pura cera d'api e musicispi assoldati da Padova o Venezia, poteva costare al proprietario decine, talvolta centinaia di ducati nelle occasioni più solenni. Una somma che un bracciante agricolo non avrebbe mai potuto accumulare, nemmeno lavorando ininterrottamente nell'arco di tutta la sua vita. Questa realtà quotidiana, segnata da un perimetro di fatica e sussistenza, era scandita da ritmi che si ripetevano uguali da generazioni. Per comprenderla, basta entrare nel cortile di una casa rurale nelle fredde mattine d'autunno. Alle prime luci dell'alba, quando la nebbia copre ancora le acque del fiume, una donna accende il focolare nella cucina di terra battuta, mentre un bambino porta il secchio dell'acqua appena tirato dal pozzo nel cortile.
Poco lontano, il marito si incammina verso l'alzaia per agganciarsi alle funi e iniziare una lunghissima giornata di traino lungo gli argini. In questa economia domestica e rurale, il lavoro femminile e minorile rappresentava una colonna vertebrale silenziosa, ma indispensabile per la tenuta delle famiglie. Le donne non si limitavano ai lavori di cura, alla cura della servitù in villa o al faticoso ruolo di lavandaie lungo le rive del fiume. La loro giornata di lavoro si estendeva in ogni ambito produttivo, curavano gli orti familiari e il pollame, lavoravano nei campi nei periodi di raccolto e, soprattutto, gestivano l'allevamento del baco di seta. A partire dalla raccolta delle foglie di gelso lungo i filari della pianura, fino alla paziente cura dei bozzoli nei granai riscaldati, la bachicoltura e la successiva filatura casalinga e tessitura domestica rappresentavano per migliaia di donne della Riviera un contributo economico vitale per evitare la miseria estrema durante i mesi invernali. E al centro di questa comunità contadina e operaia, a fungere da collante sociale e punto di riferimento assoluto, c'era la religione. In un mondo che non offriva paracaduti sociali, la vita quotidiana era scandita dal suono delle campane parrocchiali che dettavano i tempi del lavoro, della preghiera e del riposo. Il parroco era spesso l'unica figura di mediazione tra la plebe e i signori della villa, e le confraternite laiche di devozione rappresentavano uno spazio di aggregazione e mutuo soccorso fondamentale per i ceti umili. Le grandi feste patronali e le solenni processioni lungo gli argini del Naviglio non erano soltanto momenti di fede spirituale, ma le rare occasioni in cui l'intera comunità, dai contadini ai patrizi, si ritrovava ad occupare lo stesso spazio pubblico sotto i gonfaloni dei santi protettori. Il divario salariale tra le classi si traduceva tuttavia in una profonda frattura biologica e nutrizionale. Mentre le tavole dell'aristocrazia abbondavano di carni fresche, pesci di laguna, frutti esotici e zuccheri raffinati, la dieta della popolazione locale era estremamente monotona, basata quasi esclusivamente sull'apporto calorico dei cereali inferiori. Fino alla metà del Seicento, l'alimentazione contadina era ruotata attorno alla saggina, al miglio, alla segale e ai legumi secchi. Con la diffusione intensiva delle coltivazioni di mais, imposta dai proprietari terrieri per massimizzare le rese fondiarie, la polenta gialla divenne ben presto l'alimento unico e quasi esclusivo del ceto rurale. Il problema non era il mais in sé, ma la quasi totale assenza di altri alimenti nella dieta quotidiana. Questa monocultura alimentare ebbe conseguenze sanitarie devastanti. La farina di mais, priva della vitamina B3 nella sua forma assimilabile, finì per generare un'epidemia silenziosa ma inesorabile, che colpì duramente le campagne venete tra la fine del Settecento e per tutto il secolo successivo: la pellagra. Chi ne veniva colpito soffriva di dermatiti invalidanti alle mani e al volto, disturbi gastrointestinali cronici e un progressivo indebolimento che conduceva a gravi disturbi neurologici e, nei casi più avanzati, al decadimento cognitivo e al ricovero negli ospizi di mendicità. L'agricoltura razionale, che riempiva i granai ventilati delle barchesse di Palladio e garantiva enormi rendite in denaro fresco ai patrizi veneziani, veniva di fatto pagata con l'indebolimento fisico della forza lavoro contadina. Tra tutte le mestieranze che animavano il corso del Naviglio, la figura più emblematica e faticosa era senza dubbio quella dell'alatore. Il sistema logistico della Repubblica garantiva il transito rapido da e per la laguna, ma le barche commerciali, le pesanti peate da carico e persino gli eleganti burchielli passeggeri non potevano risalire la corrente del fiume affidandosi solo alla forza del vento, spesso assente o contrario lungo gli stretti canali alberati. Era necessario il traino da riva. Nei tratti più agevoli e per i servizi di linea adibiti al trasporto dei viaggiatori abbienti, il traino veniva effettuato da pariglie di cavalli da tiro, gestite da postiglioni che cambiavano le bestie stanche nelle apposite stazioni di posta dislocate ogni 10 km lungo l'argine. Ma per il traffico merci pesante, per le chiatte cariche di materiale da costruzione e per i burchi dei contadini, il ricorso ai cavalli risultava troppo oneroso. In questi casi la forza motrice era esclusivamente umana. Gli alatori erano uomini fortissimi e disperati, che lavoravano a squadre di 2, 4 o 6 elementi.
Si agganciavano il torace e le spalle a larghe cinghie di cuoio grezzo o a imbracature di corda di canapa legate a una lunghissima fune di traino fissata all'albero o alla prua della barca. Camminando lungo le alzaie, che spesso nei mesi autunnali e invernali si trasformavano in pendii di fango sdrucciolevole, questi uomini trascinavano controcorrente imbarcazioni che pesavano decine di tonnellate. Lavoravano piegati in avanti, con il volto quasi parallelo al terreno, affondando gli stivali o i piedi nudi nel limo, esposti a ogni intemperie. Era uno sforzo muscolare brutale, logorante, che provocava deformazioni alla colonna vertebrale, ernie e un'aspettativa di vita assai ridotta, ma rappresentava una delle poche fonti di reddito immediato per chi non possedeva terra da coltivare. Il divario salariale tra le classi trovava tuttavia un riflesso immediato anche nell'assetto urbanistico e architettonico della Riviera. Accanto alle grandi ville e lungo le strade vicinali che si addentravano nella pianura padovana sorgevano i borghi di servizio e le case dei contadini. Non erano costruzioni in pietra d'Istria o mattoni intonacati a marmorino, ma semplici abitazioni monocellulari o plurifamiliari, con muri di mattoni crudi, sassi di fiume e terra battuta e paglia, coperte da tetti in canna palustre o coppi grezzi. Il pavimento era quasi sempre in terra battuta. L'illuminazione interna era affidata a poche lanterne a seguo e il riscaldamento era garantito dall'unico focolare della cucina e dalla presenza degli animali, con i quali le famiglie condividevano il piano terra nei mesi più rigidi per sfruttare il calore delle stalle. Eppure sarebbe un errore storico guardare alle popolazioni del Brenta esclusivamente con la lente del pietismo o della passività. In quel tessuto sociale densissimo, intreso di fatica e subordinazione, esisteva una forte consapevolezza del proprio ruolo economico e una straordinaria capacità di organizzazione comunitaria. I lavoratori del fiume e della terra non erano individui isolati. Molti mestieri erano organizzati in fraglie o corporazioni artigiane, forme societarie tradizionali che regolavano la vita lavorativa locale. Queste istituzioni funzionavano come un vero e proprio sistema di regolamentazione tecnica e di mutuo soccorso, stabilivano le regole di apprendistato, fissavano i criteri di accesso alle professioni fluviali e artigiane, difendevano con tenacia i propri privilegi tariffari contro i mercanti privati e garantivano una minima assistenza economica alle vedove, agli orfani e ai lavoratori infortunati o rimasti invalidi sul lavoro. Quando si verificavano violazioni tariffarie o abusi di potere nell'utilizzo dei mulini, degli squeri o delle alzaie da parte delle casate più influenti, le controversie potevano giungere fino alle magistrature veneziane competenti, tra cui i provveditori o il magistrato alle acque. Le corti di Venezia, pur proteggendo l'assetto aristocratico dello Stato, ascoltavano con attenzione queste vertenze tecniche, dimostrandosi spesso caute nel calpestare i diritti tradizionali delle corporazioni fluviali per evitare che il malcontento popolare paralizzasse una via logistica tanto vitale per la Repubblica. Inoltre, fu proprio all'interno di questo ecosistema di servizio che iniziarono a maturare le competenze tecniche che avrebbero garantito il futuro economico del territorio nei secoli a venire. Per soddisfare le richieste di un'aristocrazia esigente, abituata al lusso delle capitali europee, le dimore del Brenta avevano bisogno di una manutenzione costante e di forniture artigianali di altissima qualità. I fabbri locali impararono a forgiare cancellate artistiche e serramenti a tegna. I falegnami si specializzarono nel restauro dei mobili intagliati e nella costruzione di serramenti a tenuta. I muratori acquisirono i segreti dell'intonaco a marmorino e della posa dei pavimenti in terrazzo veneziano. In questo contesto si distingue un gruppo artigiano destinato ad un'evoluzione sorprendente: i calegheri, i maestri calzolai. I patrizi in villeggiatura, le dame e la ricca borghesia padovana e veneziana che frequentavano le feste lungo il fiume richiedevano calzature eleganti, realizzate con pellami pregiati, sete ricamate, fibbie d'argento e broccati di lusso. Molti ciabattini locali, inizialmente impiegati nella riparazione dei robusti stivali da lavoro per i barcari o degli zoccoli per i contadini, iniziarono a raffinare la propria tecnica, affiancati spesso da maestri artigiani chiamati direttamente dalle botteghe di Venezia per servire le ville durante la stagione autunnale.
Nelle piccole botteghe che si affacciavano lungo l'Alzaia, tra Mira, Dolo e Fiesso d'Artico, si tramandò così una cultura materiale eccellente della lavorazione del cuoio, della cucitura a mano e della modellazione della forma della scarpa. Quel patrimonio di competenze artigianali, nato per servire il lusso dei signori della Serenissima, sarebbe maturato pienamente nei secoli successivi. Nessuno poteva immaginarlo nel pieno del Settecento, mentre l'aristocrazia danzava, ignara dell'imminente tempesta napoleonica. Ma proprio in quelle piccole botteghe artigianali di servizio e nelle mani callose dei calegheri del Naviglio era già stato deposto il seme di quella manifattura di eccellenza che, una volta tramontato per sempre l'impero dei dogi e delle ville, avrebbe trasformato la riviera del Brenta in uno dei distretti della calzatura di lusso più importanti e celebri del mondo. Capitolo 8. Il rito del burchiello, l'arte e la sociabilità. Se nel Cinquecento la villa sul Brenta era nata come un centro direzionale e un'azienda agricola studiata per massimizzare le rese dei cereali, con il trascorrere del tempo, e in particolare tra la fine del Seicento e il pieno Settecento, il suo ruolo muta profondamente. La Repubblica di Venezia si trova a dover gestire un progressivo ridimensionamento della sua secolare egemonia politica e militare sullo scacchiere mediterraneo. Di fronte alla complessa evoluzione dei mercati globali, l'aristocrazia veneziana investe sempre più energie e risorse nella terraferma e nella rappresentazione del proprio prestigio, trasformando le dimore di campagna in un palcoscenico monumentale, destinato alla vita sociale e alla rappresentanza. In questa stagione, la villeggiatura smette di essere un semplice soggiorno per controllare i raccolti e diviene un rito sociale codificato. Era regolato da etichette rigide e da un'agenda di appuntamenti, per chiunque volesse contare nella società della Serenissima. La stagione della villeggiatura prendeva avvio tra la tarda primavera e l'inizio dell'estate, protraendosi poi per tutto l'autunno, fino al termine delle ultime vendemmie e dei raccolti tardivi. Lo strumento logistico che rese materialmente possibile e confortevole questo fenomeno fu il burchiello. Non si trattava di una tante qualsiasi, ma di un'imbarcazione di linea per passeggeri di elevata qualità, concepita come un salotto itinerante. Costruito con un fondo piatto per navigare nei fondali bassi e superare le conche senza subire danni, il burchiello presentava a centrobarca una grande cabina in legno, chiamata tuga. Era progettata per offrire il massimo comfort al coperto. L'interno di questa cabina era curato dai migliori artigiani. Vi erano pareti decorate, specchi, intagli dorati e comode sedute per i passeggeri, protetti dalle intemperie grazie a finestre scorrevoli e veneziane in legno. A bordo gli ospiti trovavano tavolini per il gioco e un servizio di ristoro destinato alla preparazione di bevande calde, come caffè e cioccolata, sorbetti freschi e uno spazio per accogliere musicisti che allietavano la traversata con sonate e trattenimenti musicali. La navigazione richiedeva tecniche diverse a seconda del percorso. Nel primo tratto del viaggio, dal bacino di San Marco verso le foci fluviali di Fusina, l'imbarcazione si muoveva a forza di remi o issando una vela all'albero di maestra. Una volta entrati nel corso del Naviglio, la navigazione cambiava. L'albero veniva calato o le vele ammainate e una lunga fune di traino veniva agganciata alla prua e collegata a robusti cavalli, condotti sull'Alzaia da postiglioni professionisti, i cavalanti. Il viaggio lungo il Naviglio, da Fusina fino al Padovano, procedeva al passo costante dei cavalli, ad un ritmo lento e cadenzato. Lungo l'Alzaia erano dislocate stazioni di posta per la regolare sostituzione delle bestie. Il tragitto era intervallato dalle obbligatorie soste tecniche, alle conche di navigazione di Moranzani, Mira e Dolo. L'attesa per le manovre idrauliche delle chiuse non era considerata a tempo perso. I passeggeri scendevano a terra, passeggiavano lungo le banchine in pietra d'Istria o si recavano a fare visita agli amici residenti nelle ville limitrofe, trasformando la sosta in una opportunità di incontro sociale.
Il servizio del Burchiello era regolato da tariffari statali rigorosi, emanati dalle magistrature veneziane, e accoglieva a bordo una società vivace e composita. Accanto all'alta aristocrazia patrizia e ai diplomatici sedevano borghesi padovani, mercanti, intellettuali, abati e celebri cortigiane veneziane. Questa convivenza in uno spazio elegante diede vita a una letteratura di costume ricchissima. Carlo Goldoni, il grande riformatore del teatro veneziano, dedicò al fenomeno la celebre commedia L'Arcadia in Brenta. Ne raccontò con ironia le manie, i pettegolezzi e i ritmi mondani. Allo stesso modo, le memorie di Giacomo Casanova descrivono ripetutamente i viaggi lungo la riviera, come occasioni di incontri, feste e gioco d'azzardo, testimoniando la vivacità della vita a bordo. Nel Settecento, il Naviglio del Brenta entrò anche negli itinerari del Grand Tour. Giovani aristocratici inglesi, francesi e tedeschi percorrevano il fiume durante il loro viaggio di formazione in Italia. Erano attratti dalla combinazione unica tra arte, architettura e paesaggio d'acqua. Quel lento percorso in barca si trasformò rapidamente per la diplomazia e per l'Europa colta in una delle tappe più apprezzate e ammirate nel tragitto tra Venezia, Padova e le corti della penisola. Nel frattempo, lungo le sponde, in molte delle residenze più prestigiose della riviera, gli edifici annessi subirono trasformazioni importanti. Pur mantenendo nella maggior parte del territorio le loro funzioni agricole e di rimessaggio, alcune barchesse furono riadattate e arricchite. Andarono ad ospitare saloni per i ricevimenti, gallerie per la pittura, teatri per rappresentazioni e sale di ritrovo. Gli interni di dimore storiche come Villa Foscari la Malcontenta, Villa Widman o le grandi tenute della famiglia Pisani e Contarini divennero tele per i maestri della pittura veneziana e veneta. Artisti del calibro di Battista Franco, Giambattista Zelotti, Sebastiano Ricci e nel vertice dell'età rococò Giambattista Tiepolo e il figlio Gian Domenico furono chiamati ad affrescare i soffitti e le pareti dei saloni di rappresentanza. I loro dipinti non erano semplici elementi decorativi, ma complesse figurazioni allegoriche. Vi raffiguravano divinità olimpiche, scene mitologiche e virtù trionfanti, pensate per celebrare il decoro, l'antichità e il prestigio politico delle famiglie committenti. Attraverso la qualità del colore e la monumentalità degli affreschi, le casate esaltavano la propria identità pubblica davanti agli ospiti e alle magistrature dello Stato. Allo stesso modo, lo spazio verde circostante subì una raffinata evoluzione. Accanto agli orti murati e ai frutteti funzionali alla fattoria, si sviluppò la geometria del giardino ornamentale. Architetti e giardinieri tracciarono ampi parchi alberati, siepi di bosso potate con regolarità, giochi d'acqua e viali umbreggiati. Lungo i viali in terra battuta e attorno alle limonaie vennero collocate statue in pietra d'Istria e marmo, opera di scultori come Orazio Marinali e Antonio Bonazza. Nelle ville e nei parchi storici, come quello di Villa Widman, queste sculture non raffiguravano soltanto eroi greci o divinità mitologiche, ma arricchivano i viali con figure sceniche, personaggi teatrali, popolani e rustici, ritratti con vivace realismo. Si creava così un dialogo curioso e teatrale lungo i percorsi di passeggiata dei padroni di casa. Il Naviglio del Brenta era divenuto nel corso del XVIII secolo uno dei salotti d'acqua più celebri d'Europa. Era un paesaggio curato e organizzato per unire l'economia agricola alla rappresentazione mondana. Eppure, proprio mentre il mondo europeo e le strutture politiche stavano cambiando rapidamente, l'aristocrazia veneziana concentrava sempre più le sue energie nella difesa delle tradizioni e nella celebrazione visiva del proprio prestigio. Imprimeva così sulle acque e lungo le sponde del Brenta l'immagine duratura dell'autunno d'oro della Serenissima. Capitolo 9. Un giorno sul Brenta, nel 1750.
Per comprendere la vera natura della riviera del Brenta all'apogeo del suo sviluppo, dobbiamo mettere in pausa i grandi trattati politici, allontanarci dalle planimetrie palladiane ed eseguire uno zoom chirurgico su una singola giornata. È un martedì di metà luglio del 1750. Il sole non è ancora sorto, ma lungo il Maviglio la giornata lavorativa è già nel suo pieno svolgimento. Su questo nastro d'acqua di 30 chilometri, nello stesso identico momento si muovono esistenze che non si incroceranno mai socialmente, pur dipendendo l'una dall'altra in modo assoluto. Sono le 4 del mattino presso una delle grandi conche del Naviglio. L'aria è densa di umidità e puzza di fango smosso. Alvise, un barcaro padovano di 40 anni, che ne dimostra 60, sta bestemmiando a mezza voce. Il suo burco è carico al limite del pescaggio, con decine di sacchi di frumento. Ha viaggiato tutta la notte per sfruttare la corrente, ma ora è bloccato. Davanti a lui, una peata carica di mattoni ha avuto un problema meccanico durante le manovre di ingresso. Il padrone della barca sta discutendo animatamente con i manovratori della chiusa, dilatando i tempi con esasperante lentezza. Alvise sa che ogni ora di ritardo lo costringerà a pagare un extra ai cavalanti per il traino fino a Fusina, erodendo il suo già misero margine di guadagno. Le sue mani sono spaccate dalle cime, la schiena è curvata da decenni di voga e traino. Per lui il fiume non è un paesaggio, ma una trincea liquida di fatica e pedaggi. A pochi chilometri di distanza, verso est, il sole inizia a illuminare le banchine private. Sono le 8 del mattino e Zorgi, un mercante veneziano di granaglie, sta controllando una partita di carico. Non ha un titolo nobiliare, ma ha i capitali. Cammina avanti e indietro con un registro rilegato in pelle, verificando che i braccianti non danneggino i sacchi durante il trasbordo. Il suo occhio è clinico e spietato. Stringe una manciata di grano tra le dita, la spezza e ne osserva il grado di asciugatura. Sa che un raccolto troppo umido marcirà nei granai di Venezia, prima della fine dell'estate. Zorgi rappresenta il vero motore occulto della riviera. Non è interessato agli stucchi e alle feste, ma ai rendimenti per ettaro, ai costi di nolo e alle speculazioni sui prezzi delle farine. La terraferma per lui è semplicemente un enorme libro maestro fatto di campi e raccolti. Il sole raggiunge lo zenit e l'aria si fa rovente. Dietro gli alti cancelli in ferro battuto di una grande villa a Stra, i ritmi sono completamente diversi. Al piano nobile, protetta dalla penombra delle persiane accostate, la nobildonna Caterina si sta preparando per il ricevimento serale. Ha dormito fino a tardi, lontana dai rumori della strada, e ora 3 camerieri si muovono attorno a lei in un silenzio operoso. Il rito della vestizione dura ore. Il corsetto viene stretto, la parrucca viene incipriata con polvere di amido profumato per nascondere i segni dell'età e la scarsa igiene dell'epoca. Sul tavolo da trucco creme a base di biacca di piombo, tossiche ma indispensabili per garantire il pallore aristocratico, attendono di essere applicate. La preoccupazione principale di Caterina non è il raccolto, ma la disposizione dei posti a tavola per la cena. Posizionare un diplomatico francese vicino a un avversario politico potrebbe causare un incidente mondano irreparabile. Vive in un microcosmo di seta e conversazioni calcolate, completamente isolata dalla fatica che si consuma a 100 metri di distanza, oltre le mura del suo giardino. Nel tardo pomeriggio, queste rette parallele convergono per un brevissimo istante. Lungo l'alzaia polverosa cammina Tony, un maestro calzolaio locale. Non possiede una bottega elegante a Venezia, ma lavora in una stanza umida al piano terra della sua casa rurale. Sotto braccio porta una scatola di legno di abete, richiusa all'interno di un paio di calzature in ratino di seta verde, ricamate con filo d'argento e dotate di un delicato tacco a rocchetto. È una commissione urgente proprio per la nobildonna Caterina. Tony arriva al cancello di servizio della villa, scuote la polvere dai suoi stivali di lavoro, abbassa lo sguardo ed entra nel cortile delle barchesse. Passa accanto ai contadini che stanno scaricando il foraggio e viene fatto accomodare in un'anticamera secondaria. Non incontrerà mai la nobildonna.
consegna la scatola al maestro di casa, incassa il compenso pattuito per una settimana di lavoro certosino e torna immediatamente sui suoi passi, verso l'argine. Mentre il sole tramonta, Tony cammina verso casa. Alle sue spalle, dalle finestre illuminate della ville, iniziano a diffondersi le note dei violini e la luce di centinaia di candele si riflette sull'acqua scura del fiume. Sullo stesso specchio d'acqua, Alvise, il barcaro, sta finalmente agganciando i cavalli per l'ultimo tratto di traino verso la laguna, mentre il mercante Zorgi chiude il suo registro contabile alla luce di una lanterna ad olio. È il 1750. La complessa e crudele macchina economica del Brenta ha completato un'altra giornata della sua inesorabile marcia. Capitolo 10. La caduta e la trasformazione ottocentesca. Nella primavera del 1797, il lungo crepuscolo della Repubblica di Venezia giunge al suo atto finale. Non c'è una grande battaglia navale, né un lungo assedio alle mura della capitale. Sotto la pressione diplomatica e militare dell'esercito francese guidato da Napoleone Bonaparte, il 12 maggio il Maggior Consiglio vota la propria fine e il doge Ludovico Manin abdica. Dopo oltre un millennio di indipendenza, lo Stato veneziano cessa di esistere. L'impatto di questo evento geopolitico sulle rive del Naviglio del Brenta innescò una trasformazione rapida e profonda che nel giro di pochi anni cambiò completamente il volto della riviera. La caduta della Serenissima provocò il collasso fulmineo del sistema economico e sociale che aveva alimentato i fasti della villeggiatura. Le grandi famiglie patrizie si trovarono private delle cariche pubbliche, dei privilegi fiscali e delle rendite di Stato. Una parte del patriziato veneziano arrivò al 1797 già appesantita da debiti accumulati nel secolo precedente, e questa gravissima crisi di liquidità fu esacerbata dalle pesantissime contribuzioni di guerra imposte prima dai francesi e poi, con il Trattato di Campoformio, dall'amministrazione austriaca. Il paesaggio della riviera registrò questo tracollo con dolorosa fedeltà. I grandi ricevimenti si interruppero, i parchi rimasero silenziosi. Per molti nobili veneziani divenne materialmente impossibile sostenere gli altissimi costi di manutenzione dei palazzi di campagna. Iniziò così una vasta e malinconica operazione di spoliazione. Per pagare le tasse o saldare i debiti, molti proprietari furono costretti a smantellare le proprie dimore. I mobili di pregio vennero venduti, le statue divelte dai piedistalli e immesse nel mercato antiquario, le coperture in piombo asportate dai tetti per essere fuse, condannavano spesso gli affreschi sottostanti alle infiltrazioni della pioggia. Il simbolo più evidente di questo trapasso epocale si consumò a Stra, nella maestosa Villa Pisani. Costruita per celebrare l'apogeo dell'omonima famiglia e l'elezione a doge di Alvise Pisani, nel 1807 l'immensa tenuta passò sotto il controllo dell'amministrazione napoleonica. Fu destinata a residenza del viceré Eugenio di Beauharnais. Questo passaggio di proprietà sanciva, di fatto, la fine del monopolio patrizio sul fiume. La riviera non era più lo specchio privato e incontrastato dell'aristocrazia veneziana. Con la scomparsa della vecchia classe dirigente, anche il rito del burchiello perse la sua ragion d'essere. La società codificata, ironica e mondana, descritta da Goldoni e Casanova, si era dissolta. Il celebre servizio di linea per passeggeri di lusso iniziò una lunga decadenza che si concluse con la progressiva scomparsa del servizio tradizionale. Il Naviglio smise di essere un palcoscenico galleggiante per l'intrattenimento dell'élite e tornò a ricoprire un ruolo strettamente utilitaristico. Le acque continuarono a essere solcate dai burchi da carico pesantemente zavorrati, ma la dimensione del viaggio di piacere si spense gradualmente. A infliggere il colpo definitivo al ruolo logistico del fiume, tuttavia, non furono i trattati di pace, ma la rivoluzione tecnologica.
Verso la metà dell'Ottocento, l'amministrazione asburgica del Regno Lombardo-Veneto diede impulso a un progetto infrastrutturale che avrebbe ridisegnato la geografia del nord Italia, la Ferrovia Ferdinandea. Nel 1846, con l'inaugurazione del ponte ferroviario sulla laguna, Venezia fu per la prima volta unita fisicamente alla terraferma. Il treno a vapore collegava la stazione di Santa Lucia a Padova in circa un'ora. Si contrapponeva alle molte ore di navigazione richieste dal traino fluviale, bypassando completamente l'ansa del naviglio del Brenta. Per la prima volta dopo secoli, il fiume fu emarginato dalle grandi rotte di comunicazione passeggeri e dal servizio postale rapido. La velocità della locomotiva a carbone sconfisse definitivamente il lento scivolare delle barche sull'acqua. Eppure, questa emarginazione logistica e la fine dello sfarzo patrizio non decretarono la morte della riviera, segnarono l'inizio della sua trasformazione borghese. Le ville, spesso acquistate a prezzi di saldo o passate di mano per via ereditaria, trovarono nuovi proprietari. Ad insediarsi lungo il fiume fu una nuova classe, composta da professionisti, imprenditori agricoli, funzionari pubblici, commercianti e alcune importanti famiglie di origine ebraica. Per questa nuova compagine sociale, la villa non rappresentava un manifesto politico o un'allegoria dinastica, ma un solido investimento fondiario e una confortevole residenza. L'agricoltura fu orientata al profitto di mercato e le barchesse tornarono ad essere sfruttate intensivamente. Allo stesso modo, l'Ottocento portò con sé un fenomeno inaspettato, la riscoperta romantica del territorio. I viaggiatori stranieri del Grand Tour non smisero di percorrere la riviera, ma cambiarono il loro sguardo. Arrivarono intellettuali, poeti come Lord Byron e pittori romantici attratti dalla bellezza malinconica delle ville in decadenza e dall'atmosfera nostalgica della Repubblica caduta. Le antiche dimore iniziarono a essere percepite e ammirate come un vero e proprio patrimonio artistico e monumentale da studiare e preservare. Furono queste le prime timide basi per la nascita della riviera turistica moderna. Per la popolazione locale, invece, il passaggio all'Ottocento si rivelò estremamente duro. Sotto i francesi e gli austriaci venne introdotta la coscrizione militare obbligatoria, che sottraggeva braccia giovani all'agricoltura per spedirle a combattere sui fronti europei. La tassazione fondiaria si fece più pressante, mentre nelle campagne gli squilibri nutrizionali mostrarono i loro effetti peggiori. In molti comuni della riviera, la pellagra divenne una delle principali cause di invalidità e morte tra i contadini. Spinse le nuove amministrazioni a istituire i primi ricoveri pubblici e a tentare campagne di educazione alimentare. Ma fu proprio in questo secolo di apparente declino e di grande fatica che l'economia del territorio iniziò a strutturarsi verso la modernità. Senza più le grandi commesse aristocratiche che avevano garantito il lavoro per decenni, il ceto artigiano della riviera dovette reinventarsi. I mulini di Dolo continuarono a lavorare per gran parte dell'Ottocento, ammodernando gli ingranaggi e rispondendo alla crescente domanda di macinazione di un'agricoltura estensiva. Nel frattempo, nelle case e nei lavoratori sparsi tra Stra, Fiesso d'Artico e Mira, i calegheri consolidavano quell'abilità manuale nella lavorazione del cuoio, che si stava trasformando da mestiere di servizio in vera e propria manifattura indipendente. Da quella tradizione artigiana nascerà nel Novecento uno dei più importanti distretti calzaturieri d'Europa. L'Ottocento agì dunque sulla riviera del Brenta come un grande filtro storico, spazzò via l'illusione aristocratica, restituendo al territorio la sua dimensione più autentica e concreta, di transito commerciale e produzione. Senza che nessuno potesse immaginarlo, proprio mentre sembrava perdere tutto, la riviera stava costruendo le basi della propria seconda vita, una vita che nel Novecento non sarebbe più stata fatta di dogi, ville e burchielli, ma di fabbriche, scarte e industria. Capitolo 11. Il Novecento, Porto Marghera e i distretti. L'alba del XX secolo segna per la riviera del Brenta una frattura epocale, un punto di non ritorno che cancella definitivamente ciò che restava del vecchio assetto rurale e del lungo declino ottocentesco.
Il cambiamento non arriva con la lentezza dei cicli agricoli o con i ritmi delle maree lagunarie, ma irrompe con la forza brutale dell'industria pesante. Il centro di gravità di questa rivoluzione viene piantato ai bordi orientali del Naviglio, nella zona dove le barene e le velme di Bottenigo incontravano le acque del Golfo di Venezia. È lì che prende forma il colossale progetto di Porto Marghera. Il progetto, promosso dall'imprenditore Giuseppe Volpi e dalla società Porto Industriale di Venezia, trasformò radicalmente il margine occidentale della laguna fra gli anni 10 e gli anni 20 del Novecento. Fu un'impresa di ingegneria territoriale gigantesca che di fatto capovolgeva la logica secolare del magistrato alle acque. Se la Repubblica aveva lottato per secoli per conservare l'equilibrio naturale della laguna ed evitare l'interramento, Marghera utilizzava gli stessi strumenti tecnici del dragaggio e dello scavo, ma con finalità di trasformazione radicale e di conquista industriale dello spazio acqueo. Per creare le banchine, i canali navigabili per le navi cargo di grande tonnellaggio e le aree destinate agli stabilimenti chimici, petroliferi e metallurgici, vennero dragati milioni di metri cubi di fondale lagunare. Le terre di riporto furono riversate sulle barene, cancellando per sempre antichi acquitrini e ridisegnando il confine fisico fra la terraferma e l'acqua. L'impatto di questo polo industriale sull'equilibrio umano e sociale della riviera del Brenta innescò una trasformazione progressiva ma inesorabile. Nel giro di pochi decenni, migliaia di contadini, braccianti agricoli e barcari abbandonarono le campagne padovane e veneziane. Erano attratti dalla prospettiva di un salario fisso, di orari regolari e dalla speranza di sfuggire a una precarietà esistenziale in un territorio che portava ancora i segni di una diffusa povertà rurale. Il contadino della riviera depose la vanga e svestì i panni dell'alatore per indossare la tuta blu dell'operaio chimico, del metalmeccanico o del portuale. La geografia del traffico lungo il Naviglio subì un ribaltamento totale. Se per secoli il fiume era stato l'arteria vitale per trasportare grano, vino e pietre verso la capitale insulare, ora i flussi si invertivano e si meccanizzavano. Le vecchie alzaie in terra battuta, dove un tempo faticavano uomini e cavalli, furono progressivamente asfaltate per fare posto al traffico su gomma, alle corriere e ai primi camion. Le banchine delle ville e i mulini persero definitivamente la loro centralità logistica a favore delle banchine portuali di Marghera. Queste erano servite da un capillare raddoppio delle linee ferroviarie e dalla nascita della strada statale 11. Questa tagliò in due i borghi costieri, trasformando quel che restava dell'antico salotto d'acqua in un trafficato corridoio di transito suburbano. Eppure, mentre la porzione orientale della riviera veniva assorbita dall'orbita dell'industria pesante, lungo il tratto occidentale, tra Dolo, Fiesso d'Artico, Stra e Noventa Padovana, si consumava una rivoluzione manifatturiera parallela. Era silenziosa e di segno completamente diverso. In questi borghi, la metamorfosi del Novecento non fu importata da grandi gruppi industriali esterni o da colossali investimenti di Stato, ma germogliò direttamente dalla profonda eredità manifatturiera del territorio. Era il risveglio delle antiche competenze dei calegheri. Quelle abilità manuali nella lavorazione del cuoio e delle sete che per tutto il Settecento e l'Ottocento si erano tramandate nelle umide botteghe casalinghe per servire le esigenze dei patrizi in villeggiatura o per riparare gli stivali dei barcari, trovarono all'inizio del Novecento il terreno fertile per trasformarsi in impresa moderna. Il calzolaio di paese, che lavorava su commissione singola con lesina, spago e pece, lasciò il posto a una costellazione di piccoli laboratori a conduzione familiare, che iniziarono ad organizzarsi secondo la logica della divisione del lavoro. Il punto di svolta tecnologico fu l'introduzione delle prime macchine da cucire meccaniche per tomaie, come la celebre macchina Singer, azionate prima a pedale e poi da piccoli motori elettrici. L'arrivo dell'elettricità nelle campagne del Brenta permise alle famiglie artigiane di moltiplicare la produzione senza perdere l'estrema precisione del taglio e dell'assemblaggio a mano. Nacquero così i primi laboratori specializzati e le microimprese di fase,
C'era chi produceva esclusivamente suole tranciate, chi si occupava dell'orlatura delle tomaie, un lavoro affidato quasi interamente a una manodopera femminile altamente qualificata, le celebri orlacrici, che operavano spesso a domicilio, chi realizzava i tacchi in legno e chi si incaricava del montaggio finale della calzatura su forma. Questo modello di produzione diffusa ed elastica, che resistette ai traumi delle 2 guerre mondiali e alla grande crisi degli anni 30, esplose definitivamente negli anni del miracolo economico, tra i 50 e i 60. La riviera del Brenta si trasformò in un'unica ed enorme fabbrica orizzontale. Le vecchie case contadine furono ampliate per ricavare laboratori nei seminterrati o nei garage. I campi agricoli retrostanti i borghi lasciarono il posto a capannoni industriali in mattone e cemento armato. Nel tratto fra Stra e Mira si contavano ormai centinaia di piccoli e medi calzaturifici che davano lavoro a migliaia di operai, modellisti, tagliatori e giuntatrici. La forza del distretto calzaturiero del Brenta non risiedeva nella produzione di massa di scarpe economiche a basso costo. Era un mercato in cui non avrebbe mai potuto competere con le grandi fabbriche industrializzate dell'estero. Risiedeva nella scelta rigorosa e incompromissoria dell'alta qualità. I modellisti della Riviera ereditarono il gusto per l'eleganza, le proporzioni e l'innovazione dei materiali dai maestri del passato. Utilizzavano vitelli pregiati, capretti morbidissimi, rettili, vernici e tessuti esclusivi. Sviluppavano tecniche di lavorazione complesse e flessibili, come la cucitura Blake, la Goodyear o la costruzione a sacchetto. Erano in grado di garantire alle calzature femminili un perfetto equilibrio tra raffinatezza estetica e comfort. Questa ricerca ossessiva della perfezione artigiana su scala industriale non passò inosservata a livello globale. A partire dagli anni 70 e 80 del Novecento, quando le storiche dinastie della moda europea e nordamericana iniziarono a strutturare le collezioni di prêt-à-porter di lusso, si trovarono di fronte a un problema tecnico. Dovevano affidare la produzione delle loro scarpe di altissima gamma a laboratori che avessero la flessibilità dell'artigiano e la precisione di consegna dell'industria. La risposta fu unanime. Alcune delle più importanti maison francesi e italiane, marchi storici che dettano le regole dell'eleganza a livello mondiale, arrivarono sulle sponde del Naviglio del Brenta. Stabilirono qui i propri centri di produzione e ricerca. I laboratori artigiani nati nei cortili delle case rurali si trasformarono nei partner produttivi esclusivi e segreti dell'alta moda internazionale. Oggi un paio di calzature esposto in una vetrina di New York, Tokyo, Parigi o Milano, senza che rechi il marchio di un celebre stilista, nasconde nella suola e nelle cuciture il saper fare di un tagliatore o di una giuntatrice di Fiesso d'Artico, di Fossò o di Stra. Quel progresso industriale ed economico, tuttavia, portò con sé un prezzo altissimo per l'equilibrio ambientale del territorio. Per decenni la Riviera e le aree contermini convivranno con il pesante inquinamento atmosferico ed idrico generato dagli scarichi della lavorazione chimica e della concia, con il dramma della contaminazione delle falde, la necessità di complesse bonifiche e le gravi conseguenze sanitarie legate allo sviluppo di uno dei più grandi poli chimico e petrolchimici d'Europa. Era l'altra faccia della medaglia di una modernizzazione accelerata. Aveva sacrificato la purezza dell'acqua al primato della produzione. Eppure, negli stessi decenni del tardo Novecento, il territorio fu capace di avviare un ulteriore percorso di rigenerazione. Avvenne attraverso la riscoperta turistica e culturale della propria identità e del proprio patrimonio. A partire dagli anni 60 e 80, grazie all'iniziativa di enti di tutela, istituzioni locali e imprenditori illuminati, le antiche dimore storiche iniziarono ad aprire le porte al pubblico. Vennero restaurati gli affreschi delle ville, fu rilanciata la navigazione fluviale di piacere con la riattivazione del servizio turistico del Burchiello e il Naviglio si riaffermò come itinerario d'arte e di cultura per visitatori provenienti da tutto il mondo. Quel territorio che la caduta della Serenissima e l'emarginazione ferroviaria sembravano aver condannato all'oblio agricolo e alla decadenza, era riuscito a compiere una straordinaria parabola storica. Per secoli il fiume Brenta aveva costruito la ricchezza, la sicurezza alimentare e il prestigio diplomatico di Venezia.
Nel Novecento, attraverso il lavoro operaio di Marghera, l'eccellenza globale delle sue calzature e la rinascita del turismo culturale, fu invece la Riviera a costruire una parte fondamentale della ricchezza, dell'identità e della forza economica del Veneto moderno. Capitolo 12. Epilogo. Il governo dell'acqua. Oggi chi percorre le rive del Naviglio del Brenta si trova di fronte a un paesaggio stratificato, un palinsesto dove ogni secolo ha lasciato la propria impronta fisica e visibile. Le automobili e i mezzi commerciali scorrono veloci sull'asfalto della trafficata statale 11, sfiorando a pochi metri di distanza i muri di cinta in mattoni cotti delle antiche tenute patrizie e i cancelli in ferro battuto. Sulle acque del fiume, moderni battelli turistici e burchielli a motore scivolano seguendo le correnti. Trasportano viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo, ansiosi di catturare il riflesso delle geometrie di Villa Pisani o l'imponenza di Villa Foscari la Malcontenta. Osservando il profilo dei salici piangenti che sfiorano la superficie del naviglio e l'eleganza quieta delle barchesse, è facile cedere all'illusione. È facile credere di trovarsi in un ambiente naturale, in un paesaggio bucolico e pacifico, che è miracolosamente sopravvissuto all'avanzata della modernità. Ma è appunto un'illusione ottica e storica. La Riviera del Brenta contemporanea è, nella realtà dei fatti, un ecosistema estremamente fragile, che richiede una manutenzione ingegneristica ed economica imponente. Le sfide di conservazione che il territorio deve affrontare quotidianamente sono enormi. Le stesse acque che un tempo garantivano i trasporti e la ricchezza, oggi rappresentano una minaccia costante. Il moto ondoso generato dai motori delle imbarcazioni erode progressivamente le sponde e indebolisce le antiche palificazioni sommerse. Le variazioni climatiche estreme, con l'alternarsi di siccità prolungate che abbassano pericolosamente il livello di pescaggio e piene improvvise che premono contro i muraglioni, mettono a dura prova la tenuta delle storiche conche di navigazione e l'intero sistema di deflusso. Le ville stesse, concepite nel Cinquecento e nel Settecento, non sono semplici case, ma enormi e complesse macchine di pietra, cotto e legno. Richiedono restauri continui e investimenti ingenti per difendere gli intonaci a marmorino, le statue e le grandi volte affrescate, dall'umidità di risalita, dalle vibrazioni del traffico pesante e dall'inquinamento atmosferico residuo. Mantenere in vita questo corridoio d'acqua significa combattere una guerra silenziosa e quotidiana contro il tempo e contro la fisica. E questo sforzo costante ci riporta esattamente al punto da cui eravamo partiti, quando nel 1613 il magistrato alle acque avviò il grande progetto del taglio nuovissimo. I suoi ingegneri sapevano perfettamente ciò che noi oggi rischiamo di dimenticare. La Riviera del Brenta non è un paesaggio naturale conservatosi nei secoli, è una costruzione umana. Ogni ansa del naviglio, ogni argine, ogni villa e ogni chiusa esistono perché qualcuno li ha progettati, costruiti e mantenuti. È un'infrastruttura idraulica, agricola e industriale, costruita a colpi di badile, di leggi statali, di calcoli matematici e di immensa fatica umana. Dalle prime trincee difensive medievali fino all'asfalto del Novecento, passando per l'ingegneria di Cristoforo Sabbadino, la visione architettonica di Andrea Palladio, il rigore fiscale dei dazieri e il sudore logorante degli alatori, ogni singola ansa di questo fiume testimonia la straordinaria, testarda volontà umana di governare le acque e di piegare la geografia alle proprie necessità di sopravvivenza. La vera eredità della Serenissima non è soltanto nelle ville, nei ponti o nei canali che possiamo ancora ammirare, è nell'idea che il territorio non sia qualcosa da subire, ma qualcosa da governare con intelligenza, tecnica e visione. Finché il naviglio continuerà a scorrere tra i suoi argini e qualcuno continuerà a custodirlo, la storia della Riviera del Brenta non apparterrà soltanto al passato, continuerà a vivere ogni giorno nelle sue acque. Perché la Riviera del Brenta non è il luogo dove l'uomo ha vissuto accanto all'acqua, è il luogo dove per oltre 1000 anni ha imparato a governarla.